Col tutorial di oggi vi voglio stupire, andremo a mettere mano con una bella patina anticata ma un po' particolare a questo bel mobile di fine 700 inizio 800. Ovviamente mi permetto di toccarlo e di non restaurarlo perché è stato molto snaturato, ha tanti pezzi ricostruiti con legni più giovani, ha una gambettina rotta, diverse cose da aggiustare, ma soprattutto ha bisogno di essere aiutato anche per tornare a splendere, quindi guardate bene tutto il reel e poi anche il tutorial. Preparo ABA, quindi ammoniaca, acqua calda e bicarbonato. L'ammoniaca sgrassa, il bicarbonato veicola l'ammoniaca e la fa attivare nell'acqua. Questa miscela mi serve per pulire e sgrassare il mobile. Spugna ben strizzata per non far gonfiare il legno e lavo nel senso della venatura. Sverniciamo il piano superiore con lo sverniciatore Magic Paint. Ricordate che è biodegradabile, naturale e che assolutamente non vi crea nessun danno. Lo svernicio questo piano perché è troppo bello e se farò il restyling su tutto il mobile, benissimo, ma il piano superiore lo voglio lasciare con tutti i suoi segni del tempo. Vedrete tra poco come viene fuori una volta che avremo tolto la sua vernicetta un pochettino lucida che non crea un bel effetto. Mi raccomando, non deve seccare, massaggiatelo perché svernicia ancora meglio se viene mantenuto bello umido e attivo sulla superficie. Tolgo lo sverniciatore utilizzando una spatola e un vassoio per recuperare il prodotto che è stato tolto. Non vi preoccupate se non vedete il legno schiarire, qua negli anni sono state messe molte cere, quindi con l'alcol si arriverà alla purificazione del legno. Alcol e lana d'acciaio, la passiamo sulla superficie per eliminare i dettagli e i residui. Mi raccomando, è importantissimo seguire la vena del legno, se non seguite la vena del legno lo potete rovinare. Con un pezzo di carta potete subito vedere che asportando l'eccesso che viene su dall'alcol il colore è questo, quindi togliamo l'ultimo strato e abbiamo così un legno antico e naturale con tutti i suoi segni del tempo. Questo mobile è veramente spettacolare, dovrò cercare veramente di tirare fuori una patina che stia bene sulle sue forme molto antiche. Uso due pennelli oggi, il pennello a punta e il pennello Black King, questo mi aiuta a essere più materica. Voi mi direte, ma perché stende il nero su tutto il mobile? Il nero è un mezzo per arrivare a una finalità e quindi ora io devo coprire il tutto col mio Nuit Parisienne. Io faccio le parti intorno col pennello a punta per non far fatica e le parti centrali col pennello Black King che mi aiuta ad avere una bellissima venatura grazie alla pittura. Rifinisco per evitare accumuli di vernice, per evitare gocce che sono proprio l'unico peccato che non dobbiamo mai fare. È inutile, era bellissimo il colore, meraviglioso, ma io lo voglio più country, quindi 2 mani di olive dappertutto. Ho miscelato un po' di dark sand e un po' di olivia, picchietto pochissimo e creo uno stencil molto polveroso e anticato, leggero. Ovviamente con la levigatrice si fanno solamente i pezzi più grandi del decapè, quindi con una spugna abrasiva fine o media andiamo a ritoccare i punti piccoli più delicati. Prima coccola per il nostro legno antico, un velo di cera jasmine ma ben spalmata, bisogna proprio massaggiare. Guardate che differenza tra il legno secco, arido, che ha bisogno di nutrimento, e il legno idratato. Questa credenza antica però merita una coccola top oggi, quindi usiamo un restauratore su questo legno che è stato proprio massaggiato dopo la cera, perché il restauratore è una crema di bellezza pazzesca e vi assicuro che nel momento in cui voi la stendete e andate a massaggiare il mobile per poi rifinirlo con il panno diventa veramente un velluto idratato, sarà idrorepellente, sarà preservato anche dalla polvere, ma soprattutto viene nutrito in profondità. Uso la cera jasmine anche per proteggere e idratare tutto il resto del mobile colorato e guardate qua, quando ne passiamo la cera come si vivifica, si idrata il colore, vengono fuori tutte le sfumature del legno, viene fuori ovviamente anche la vena del legno. Voi pensavate di coprire il legno colorandolo? No cari, una volta ben colorato e ben idratato la vena del legno viene fuori in tutta la sua bellezza. Qui si capisce la motivazione per cui sotto abbiamo steso una mano di nero, per dare più forza, più carattere a questo mobile.
Vi piace ambientato? A me tantissimo. Sono contenta perché finalmente ho usato le tecniche giuste su un pezzo che richiedeva semplicità. Mi raccomando, ricordate sempre che Magic Paint si trova su Amazon e per vedere il tutorial completo andate sul mio canale YouTube Elisa e Magic Paint. I prodotti li trovate sul sito elisirhome.com e i rivenditori sul sito magicpaint.it. Ciao!